Amici di Moto.it, sempre con Fantic perché ha tantissime novità nel mondo dell'enduro, in particolare nella famiglia attorno ai 300, con la 300 due tempi e poi purtroppo non c'è qua adesso su questo stand la XEF 310 quattro tempi, ma la trovate allo stand Fantic durante EICMA. Siamo con il responsabile del progetto 310, Giacomo Foladoro. Senti Giacomo, perché avete fatto la 310 quattro tempi in una gamma che comunque era già completa tra due tempi e quattro tempi? Allora, ciao a tutti. Bisogna dire che era richiesta. Abbiamo raccolto anche un po' di info tra collaudatori, piloti, nostri concessionari, clienti, e era una cilindrata un po' desiderata. E secondo noi è un po' quello che può essere considerato l'anello di congiunzione tra la facile e versatile 250 quattro tempi, che però magari per superare determinati ostacoli ti porta a guidarla più su di giri, a essere un pelino più smaliziato, e invece la potente, la esuberante, anche un po' più massiccia 450 quattro tempi. Questa secondo noi è la moto dell'equilibrio, e questa è stata la parola chiave che ha segnato tutto lo sviluppo. Ecco, lo sviluppo è molto importante perché, ok, il motore è maggiorato di cilindrata, ma anche la componentistica elettronica È stata aggiornata. aggiornata ed è di alto livello, no? Esattamente, abbiamo un nuovo switch a manubrio per selezionare due mappe a manubrio con anche indicazione con i LED in che mappa sei, la possibilità di selezionare sempre da manubrio 9 livelli differenti di traction control, con il qui presente Alex Salvini, quindi non nessuno, insomma, abbiamo sviluppato 3 mappe dedicate per il cliente, e poi come tutta la gamma 4 tempi c'è sempre la presenza del Wi-Fi Com e della app Wicket per potersi cucire addosso ancora di più la moto ai propri, insomma, bisogni o necessità. Io aggiungo, ragazzi, andate a vederla perché componentistica fantastica, con freni Nissin, sospensioni Kayaba e il motore rivisto completamente, un nuovo progetto Fantic da 43,9 cavalli. Sono stato attento? Sì. Giusto? E adesso ti faccio andare di là, Giacomo, perché abbiamo qua il gommista, no scherzo, non è il gommista, ma ha cambiato le gomme al Motorelli, ragazzi. C'è Alex Salvini. Per piloti così forti bisogna farlo. Sì, ma vi rendete conto, lui che mi cambia le gomme. La prossima volta ti faccio il filtro dell'aria io, Alex. Senti Alex, veniamo a cose serie. Tu hai sviluppato il 310. Sì. Tu sei un pilotone, un pilota da mondiale, ma l'hai sviluppato per chi un motore di questo tipo? A chi è dedicato? Come detto, io sono un pilota che ho prevalentemente guidato 450, però Appunto, proprio mentre guidavo il 450 mi rendevo conto che in certe situazioni mi metteva davvero tanto in difficoltà, no? Anche un pilota magari un po' più esperto come me si trova in difficoltà, quindi un po' avevo questo desiderio anche della moto più piccola, cosa che poi si è interfacciata tra i vari progetti, e sono stato molto contento di poter prendere a mano questo progetto e di portare avanti lo sviluppo. Mi sono messo nei panni del pilota amatore, quindi tolto i panni del pilota professionista e cercato di sviluppare la moto più cercando di tenere un'erogazione più facile possibile, rendendola omogenea, con un buon tocco al gas, una buona risposta al gas precisa, ma molto smooth, molto lineare. Poi abbiamo lavorato molto insieme sulle mappe per fare 3 belle identità separate nelle varie mappe, nella standard, che è equilibrata sotto tutti gli aspetti, una hard dove c'è una buona potenza che ti può entusiasmare, e una soft ancora più facile che permetta anche al pilota amatore o in condizioni più viscide di di avere meno difficoltà. Quindi è stata una bella cosa, perché in tutta la mia carriera non mi ero mai imbattuto nel fare una moto per la serie, per la produzione, quindi è diverso fare una moto per il professionista rispetto a una moto di produzione, quindi è stata una bella avventura e spero di aver fatto un buon lavoro e che la gente l'apprezzi. Adesso vedremo cosa diranno all'EICMA, ma anche non vedo l'ora di provarla, perché il 304 tempi è la cilindrata che adesso forse va di più, perché come dicevi tu è perfetta per chi vuole una moto facile anche sul brutto, vuole la potenza in alto negli allunghi, è una moto completa. La moto è completa, hai detto bene, è molto facile, però mantiene sempre un core, una caratteristica Fantic, che è quella di essere comunque una moto racing, quindi secondo me è facile, ma allo stesso tempo ti permette di poter andare anche molto forte. Grazie Alex, grazie Grazie Giacomo. Grazie a voi. Adesso ragazzi passiamo dal mondo quattro tempi un po' più robusto anche fisicamente, lo vedete, al mondo due tempi un po' più magro, più snellino, perché qua c'è un'altra novità importantissima. A livello di motore addirittura hanno fatto un lavoro più grande rispetto a quello che è stato fatto sul 300-310, perché lì è un motore
cresciuto nella cubatura. Qua invece siamo con Dino Brovedani, che è responsabile di questo progetto. Avete fatto tanto, questa è la nuova 300 XE due tempi, che è un motore completamente nuovo, motore iniezione, motore con mappature, avviamento elettrico, controllo di trazione, è un concentrato di tecnologia che non sarà mai Esatto, visto. ci abbiamo provato, ciao Andrea, intanto abbiamo provato a metterci di proporre un pacchetto completo. Come hai detto bene, la novità assoluta è il motore Minarelli 300, completamente progettato e realizzato in Italia, a Bologna, in Minarelli appunto, e questo motore ha avviamento elettrico, valvola elettronica allo scarico, possibilità di selezionare diverse mappature a manubrio, traction control come hai detto bene, quindi abbiamo proprio voluto, al di là della tecnica, della meccanica con la quale abbiamo ottenuto delle performance eccezionali, abbiamo proprio voluto focalizzarci anche su, chiamiamoli dettagli, anche se dettagli non sono, comunque sulle particolarità che rendono questo motore veramente performante e unico nel suo genere. Ha coronamento, diciamo, di un cuore pulsante italiano, come si è visto nella presentazione. Abbiamo lavorato anche sulla ciclistica, la ciclistica a livello di telaio e forcellone li conosciamo bene. Abbiamo lavorato molto sull'integrazione appunto di questo nuovo motore dentro un telaio che onestamente non è stato concepito per questa cubicatura, quindi ne è uscita una moto molto snella, molto maneggevole, molto agile, frutto anche, complice anche il fatto che abbiamo un po' ristudiato la parte anteriore, abbiamo lavorato molto qua insieme al buon Davide Guarneri. Poi lo presentiamo, super campione di motocross, di enduro, adesso collaudatore coi fiocchi di Fantic. Infatti Dino, dicevi, tutta rifatta la zona, a me sembra anche l'estetica, ma proprio l'ergonomia della moto è completamente rifatta. Certo, il davanti appunto, come vi dicevo, è stato studiato appositamente per essere il più snello possibile. Questo perché? Perché comunque abbiamo voluto introdurre un circuito di raffreddamento completamente riprogettato con radiatori maggiorati che garantiscono appunto delle temperature di esercizio ottimali per questo nuovo motore e per le sue performance. Con anche la ventola nel 2 Con anche la ventola di serie, esattamente, e nonostante questo abbiamo appunto studiato con Davide, che può essere un dettaglio, però dei fianchetti molto snelli con una fascia di scorrimento per il ginocchio che conosciamo essere abbastanza fondamentale, e comunque dando delle vie di sfogo dell'aria belle ampie. Ecco, lo vedete qui appunto la fascia di scorrimento e dopo le due fughe d'aria per garantire appunto un buon flusso un buon lavaggio dei radiatori, e il tutto coronato da un serbatoio benzina. Che è molto grande il serbatoio. Il serbatoio tiene 9 litri di capacità, e anche qui abbiamo fatto un lavoro abbastanza particolare, perché abbiamo incastonato, se così si può dire, il serbatoio dell'olio all'interno del serbatoio benzina. Quindi qui abbiamo due serbatoi separati, però uno all'interno dell'altro. Questo perché, sempre con l'aiuto di Davide e con i suoi suggerimenti, si è ritenuto necessario, proprio perché così l'endurista la mattina non parte con nel marsupio gli attrezzi, ma può fare semplicemente a rabocco di benzina o olio a seconda delle necessità, comodamente svitando i tappi che sono a portata Ovviamente miscelatore automatico, quindi non deve trafficare. Assolutamente, certo, e anche questo in un'ottica di appunto agevolare il pilota. Per quanto riguarda invece la parte posteriore, probabilmente la riconoscete, nel senso che questa la parte appunto l'abbiamo ereditata dalle sorelle minori 125, che i 2,5 che abbiamo visto gli anni passati. Qui la sfida è stata, come un po' per la parte anteriore, un po' per il motore, comunque riuscire a far stare tutto quello che comporta, tutta la componentistica che richiede un 300 iniezione dentro gli spazi concepiti per un 125. Quindi anche qui ne è venuto fuori una buona linea, una bella snellezza, e sottosella purtroppo non si può vedere, però abbiamo riorganizzato i vari componenti in un sottosella funzionalmente ben organizzato, in modo tale anche per l'eventuale manutenzione possa essere più semplice per l'utilizzatore. Certo, anche perché bisogna sempre ricordare che rimane l'accesso facile al filtro dell'aria, ma c'è dentro anche la batteria, le centraline, quindi è stato fatto un grosso lavoro. Esatto. Una cosa tecnica, perché parlavi di motore due tempi, voi avete ormai un reparto di ingegneria dedicato a due tempi incredibile in Fantic. Sì. Come avete realizzato l'iniezione elettronica? Dove sono stati messi gli iniettori? Perché c'è un lavoro molto grande, addirittura ci sono due iniettori. Due iniettori, esatto, questa è un'iniezione in diretta, quindi due iniettori sul corpo farfallato, paralleli, e
adesso le logiche di gestione degli iniettori non sto qua a tediarti sul funzionamento, però ovviamente abbiamo sviluppato delle mappature, insomma delle calibrazioni che li fanno lavorare in sincrono o sincrono a seconda dei regimi di utilizzo, quindi iniezione elettronica appositamente studiata per questa applicazione in collaborazione con Dell'Orto, quindi anche qui prodotto italiano che insomma traccia la linea un po' di tutta la motocicletta che è pensata, sviluppata e progettata in Italia. Ragazzi, venite a vederla. Adesso non siamo nello stand Fanti, questa è una premiere, ma guardatela nello stand perché è bellissima e curata come poche moto d'enduro ho visto fino adesso. Vengo da questa parte, Dino, per sentire il pilota. È un disgraziato, Davide Guarneri, perché ho girato una volta con lui e mai più. Percorsi impestati da lasciarci le penne, però sono i percorsi utili, caro Davide, per sviluppare la moto anche nelle condizioni più difficili, più estreme. Io ho visto il grafico prima durante la presentazione, una moto da 50 cavalli, quindi qua siamo veramente tra le regine dell'enduro a due tempi, 300 la cilindrata che va per la maggiore, e in questo caso è lo stato dell'arte anche tecnologico. Ma le difficoltà tu a svilupparla, e se puoi già anticiparci come va sui percorsi dove l'hai testata? Ma i percorsi un po' li hai visti anche te 3 anni fa. Purtroppo. No, allora, la moto, sì, come dici te, anche visto il grafico nella slide, è una moto che ha altissime potenzialità, però l'idea che abbiamo avuto dall'inizio è di portare tutto quello che ha permesso di fare noi risultati, a me prima e a Albin dopo, dal racing al prodotto standard, ma con una fruibilità per l'amatore molto molto elevata, quindi che permette a un qualsiasi pilota, anche amatore, anche che usa poco la moto, di utilizzare la coppia senza sentire la spinta eccessiva. Quindi non è solo da pilotone, va bene anche per gli amatori questo 300? No, anzi dirò di più, e forse nella versione standard lo sviluppo abbiamo più che strizzato un occhio, anche 2, sull'utilizzo dell'amatore, del pilota amatore, perché secondo me innanzitutto nell'enduro, come tu ben sai anche, il bilanciamento è importante, sia che tu corri a alti livelli, sia che sei amatore. Più bilanciamento hai, più la moto è utilizzabile, quindi un po' ci siamo focalizzati, anzi è stata un po' la base da cui siamo partiti per fare un po' i lavori sulla moto. Poi, detto questo, la moto ha tante particolarità che ormai sono indispensabili e che Fantic ha fatto su questo nuovo modello, quindi l'avviamento elettrico, la frizione idraulica. Non l'abbiamo detto prima, c'è anche la frizione idraulica di serie. Sì, frizione idraulica, poi abbiamo gestito un po' il carico delle molle, appunto perché la frizione deve essere performante sempre, quindi sia che tu vai a fare una speciale o vai anche in pista cross quella volta, sia che sei in mulattiera e devi fermarti con le amici a fare 2 chiacchiere, ripartire in salita e deve staccare nel modo giusto, nel momento giusto, e un po' il lavoro è stato quello. Poi vabbè, sì, come ha detto lui, ci sono i convogliatori che abbiamo tentato di fare la moto anche con il nuovo serbatoio più snella possibile, ma per aiutare lo scorrimento della gamba del pilota, sai, ti alzi, ti abbassi, fai la curva, metti i piedi giù in mulattiera, e tutte queste cose qua, e poi è bellissima, è a molto me piace, bella, sì. esteticamente. Però tu sei di parte, lo posso dire solo io che è bello, tu non puoi dirlo, Davide. Davide, sospensioni invece, non abbiamo parlato delle sospensioni, la base ovviamente Kayaba, quindi di ottima qualità, ma c'è stato un lavoro da parte di Fantic o no su questo componente? Ma la taratura è una taratura di enduro che comunque abbiamo pensato per farla lavorare un po' in tutti i range di utilizzo, non è focalizzata né su un pilota né su un livello, quindi dipende dalla guida del pilota, può essere migliore o peggiore, ma secondo me ha molte possibilità anche con le regolazioni che Kayaba permette per riuscire a fare l'uscita anche in campo cross o la mulattiera. Grazie Davide. Torno da Dino per l'ultimo commento sui blocchetti elettrici totalmente rivisti e sono comuni alla gamma Enduro del 2024. Certo, mi spiace non poterveli mostrare in azione, diciamo così. Questo è un multi-switch completamente rivoluzionario, come vedete molto contenuto negli ingombri perché occupa sì e no l'ingombro della manopola. Vedete
diciamo qui è sagomato in modo tale che il pilota magari accidentalmente non possa urtare i tasti col petto o col busto, magari quando è in gara e deve protrarsi in avanti, e mi sarebbe piaciuto mostrarvelo acceso semplicemente perché dispone di diversi LED che ti segnalano a seconda delle funzionalità lo stato in cui ti trovi. Cosa voglio dire? La mappa, se sei in mappa 1 o mappa 2, il livello del traction, se è stato attivato il traction o meno, quindi in un blocchetto unico ci sono diverse informazioni che possono essere utili al pilota. Allo stesso modo sul lato destro del manubrio invece c'è il tasto di avviamento, che anche questo l'abbiamo ridisegnato apposta per poter essere di dimensioni contenute e appunto non dare fastidio al pilota. Ne approfitto, giusto che stiamo guardando un po' la parte davanti, abbiamo rivisto anche il parafango anteriore. Qua c'è una bella storia con Davide, perché nei modelli precedenti Davide è venuto in azienda dicendomi: questo parafango, parlo del precedente, non protegge così bene dagli schizzi, al che ci siamo messi il mio team a riprogettarlo, l'abbiamo ridisegnato delle dimensioni apparentemente volute da Davide, ma dopo Davide è venuto in azienda, l'ha vista e fa: no, adesso è troppo grande, quindi rifare, nonostante abbia provato a convincerlo, niente. Cioè, in pratica tutte le volte che arrivavo in azienda gli bocciavo il parafango. Ma guardate che è un componente importante, perché quando hai il parafango piccolo e ti arrivano gli schizzi sulla maschera diventi matto, è vero o no? Però poi non lo volevo neanche troppo grande, perché sembra una cavolata, ma quando un pilota si sale sulla moto, anche per acquistarlo al concessionario, se vede un parafango grande non è bello, quindi abbiamo cercato di ottimizzarlo, solo che Dimo aveva paura tutte le volte che entravo in ditta che avevo il parafango in mano, e cosa gli dicevo? Ma questo è un dettaglio per dire Che come... rompiscatole però, mamma mia. Dai, vabbè, ma nel Bravo, senso, Davide. dopo questo risultato ben venga che sia rompiscatole, Davide, nel senso che questo è per dirvi quanto ci sia integrazione tra quel che cogliamo dal campo gara a quello che poi applichiamo sui prodotti di serie. Quando ce la fai provare, così possiamo raccontare questi blocchetti che hai detto sono bellissimi, noi vogliamo provarlo con mano, e soprattutto quando arriva, e si può già dirci qualcosa sul prezzo. Allora, è in arrivo a breve, si parla entro l'anno, quindi tenetevi pronti, mi auguro di potertene dare una in test a breve. E sul prezzo onestamente mi trovo impreparato, perché bisognerebbe chiedere ai colleghi del commerciale. Beh, tanto per quello, Dino, ci sono i listini di moto.it. Quindi... Esatto, appunto, in genere mi appoggio al vostro sito per andarmi a rinfrescare, quindi... Grazie Dino. Niente. Grazie Davide. Niente. Ragazzi, aspettiamo la prova, ha detto Dino che arriva a fine anno, quindi commentate qua sotto e poi ci vediamo dal test della XE300 della Fanti. Assolutamente. Ciao. Ciao ciao.